Oggi sono qua per parlarvi di access bars, che cosa sono gli access bars e i benefici del trattamento e che cosa spinge le persone a fare una classe, quindi a diventare operatore per divulgarlo. Vado brevemente a dirvi chi sono. Io mi chiamo Marianna, vengo da un percorso nel campo dell'olismo che è partito 10 anni fa. Ho cominciato innanzitutto a usare tutti i vari percorsi formativi che appunto ho iniziato a intraprendere nell'arco di tutti questi anni, prima di tutto su me stessa, li ho applicati prima di tutto su me stessa e poi ho sentito proprio la necessità di doverli divulgare a più persone possibili intorno a me, quindi è diventato addirittura un lavoro che svolgo con passione, che amo e che in tutti questi anni mi ha portato veramente anche tante soddisfazioni. Fra le varie skill che vedete qua, come operatrice del massaggio olistico, riprogrammatrice energetica, mentale animica, lettrice dei registri akashici, operatrice di cristallotecnica, oggi vi voglio parlare appunto del facilitatore di access bars. Prima di andare avanti vi faccio vedere l'incontro, come è nato tutto quanto. Qua alla mia sinistra sono in una foto con Dr. Dane, che è il cofondatore di Access Consciousness. Access Consciousness è l'insieme di tutti gli strumenti, che include anche i bars, che sono stati portati in questa realtà circa 30 anni fa da Gary Douglas, e Gary ha poi introdotto subito dopo Dr. Dane, che è cofondatore insieme a lui di questo meraviglioso mondo di Access Bars, di Access Consciousness. Qui alla mia destra c'è Lucia. Lucia è la facilitatrice che nel 2016 mi ha introdotto in questo percorso, e adesso è anche una mia carissima amica, perché in questo mondo si instaurano relazioni veramente di grande valore. E all'inizio è venuta in Sardegna, quindi l'ho ospitata a casa mia, dove abbiamo creato insomma dei corsi, e dopo i primi benefici tratti, in seguito anche ad averlo utilizzato come operatrice, ma anche all'interno della mia famiglia, perché come vedrete dopo questa mia passione ha preso piede, e quindi sono riuscita a portare il corso addirittura anche ai più piccini all'interno della mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti. Quindi dopo averlo utilizzato come operatrice, poi nel 2020, in seguito proprio a questo incontro fatto anche con Dr. Dane, ho scelto di diventare facilitatrice. Quindi dal 2020 ad oggi ho facilitato più di 100 persone fra bambini e adulti. È un lavoro che continuo a svolgere tuttora e che porto avanti con tanto onore e con tanta gratitudine. Andiamo a vedere nello specifico che cosa sono gli access bars. Gli access bars sono 32 punti che abbiamo qui sulla testa, e quando vengono delicatamente toccati stimolano un cambiamento positivo nel cervello, deframmentando le componenti elettromagnetiche dello stress, dei pensieri e delle emozioni. Questo trattamento agisce proprio a livello di pensiero, e il risultato è una ristrutturazione completa di mente, corpo ed energia. Quali sono i benefici che possiamo trarre da questo tipo di trattamento? Intanto andiamo a migliorare lo stato di salute fisica. Abbiamo una notevole riduzione dello stress e più chiarezza mentale, maggiore motivazione e comunicazione più facile, significativo miglioramento nel senso di gioia, felicità, gratitudine, gentilezza e pace. Otteniamo un profondo rilassamento ed un effetto positivo su insonnia ed emicrania, miglioramento dello stato di salute mentale, riduzione dei sintomi di depressione, attacchi di panico, ADD, ADHD e OCD. Quindi parliamo addirittura di patologie di un certo tipo con dei risultati molto importanti. Maggiore consapevolezza intuitiva. Attualmente dove viene utilizzato questo trattamento?
Viene utilizzato nell'area business, nelle scuole e persino in alcune prigioni del mondo per facilitare un miglioramento della salute e del benessere a 360 gradi. Una sessione di bars può durare dai 60 ai 90 minuti e si possono sperimentare come esperienza singola, mensile, settimanale o giornaliera. Devo dire che personalmente, ma anche guardando i risultati e sentendo il feedback delle persone intorno a me, fra clienti, amici, parenti, conoscenti, quello che sperimentiamo è che si ha sempre voglia di scambiarseli, perché la cosa bella dei bars è che proprio più persone imparano intorno a noi, più possibilità abbiamo di scambiarceli. La prima sessione di Access Bars è stata facilitata da Gary Douglas, come vi ho detto prima, di Access Consciousness oltre 30 anni fa. Da allora si è diffusa in 173 paesi e comprende oltre 10.000 facilitatori di Access Bars certificati in tutto il mondo. Sottolineo certificati perché appunto per poter diventare un facilitatore devi percorrere tutto un iter che poi viene spiegato durante il corso, quindi un operatore può tranquillamente trasformarsi anche in un facilitatore. Vediamo un po', ma quali validazioni scientifiche ci sono a riguardo? Intanto c'è uno studio portato avanti nel 2017 dalla dottoressa Terry Hope, che ha rilasciato un articolo sulla rivista Energy Psychology Theory Research and Treatment, dove descrive gli effetti di una sessione di 90 minuti di Access Bars con significativa diminuzione di sintomi di depressione e ansia, quindi qualcosa che colpisce veramente gran parte della popolazione, perché purtroppo gli stili di vita che abbiamo intrapreso generazione dopo generazione ci hanno portato a riscontrare tutti questi sintomi. Un'altra validazione scientifica arriva dal neuroscienziato dottor Jeffrey nel 2015. Ha svolto una ricerca su 60 soggetti scoprendo che gli Access Bars hanno un effetto positivo su chi li riceve, simili a chi fa meditazione a livello avanzato e produce risultati immediati, quindi risultati tangibili, che adesso vi mostro attraverso un video che vi posto qua. Putting your money where your mouth is. When I come and do these things and do them live, and then you don't know what you're going to get. You know, so they asked me to do the brain maps on some people that were having bars done, and it's like, okay, that's good. You know, I'm open. I'm always pushing the envelope. I'm on the front of the curve that's on the front of the curve. We have to look back to see where the cutting edge is. And all I can tell you is when I saw the results, my jaw dropped. I was so astounded. You got to remember, I've been doing this for 16 years. I have seen brains of every kind and all different kinds of conditions. This is the very first time that I've ever seen a brain do what we are about to show you. I mean, I was blown away. It takes a lot to blow me away. This blew me away. So why don't you tell them? Okay, so we didn't mention yesterday that one of the things we do is called bars, and it's 32 points on the head that are designed basically to delete file on your computer bank so that you can create a change in any way you want. So everything, you know, the bars are a soft touch. You put on particular points of the head. These release the thoughts, feelings, emotions, considerations, and attitudes you've stored in any lifetime. And the end result is, you know, worst case scenario, your whole life changes. Best case scenario, you feel like you had a great massage. We have several different databases, ways that we can look at this information, and that adds a level of credibility and reliability. And so I'm going to show you all the different ways that we measure this. We take an EEG, we put the cap on their head, and we measured all 19 electrodes. We did eyes closed, brain on task. Then they did the bars, and then we did it again, right immediately after. Put the cap back on their head, measured eyes closed, brain on task. And I'm going to show you what happened. This is a normal brain map. And so this one is before. This was, and you can see the red area that's lit up. That's the area that we identify as PZ, and it's showing that it's
roughly 3 standard deviations above what would be considered normal. So they did, I think it was an hour and a half of running the bars, and then immediately after that we did it again. And here's what it looks like. Can you see a difference? Yeah, all right. So this was one measure that we were able to look at. Let's take another glance at something. It's called Loretta, and that stands for Scientific Low-Resolution Electromagnetic Tomography. But forget about that. Here's what it looks like. It came out showing us here, pointer down here where this little red line is, and this area is PZ. That's where it was lit up before. We have a different scale, and down here it's showing us that yellow is 3 standard deviations above what's normal. Well, we know it's at 2.7 hertz. It's in the delta range, so it's a low frequency. But down here it says it's 4.97, so it's almost 5 standard deviations above what is considered normal. It is off the scale of what we're seeing here. So here, after, is what it looked like. See, you can see the dark color here is the normal range. It's also saying that the change happened at 2 hertz. Okay, well, that's all well and nice. There's another part that we look at here that is called the Loretta part here. And it gives us a triangulation. So we have what's called an x-axis, this black line here. Then the one pointing up in the air is a y-axis, and then we have a z-axis. So we get this triangulation. It's showing us exactly where. And you see this stuff here in the back of the brain? Well, that's PZ. That's where you just saw, it all lit up. So here's the after. It's gone. It's gone. This doesn't happen in my world of measuring brains. Not in a matter of a few minutes. Now, being the scientist I am, that's not good enough for me. That's great, but I want to see it in action. You want to see it in action? For real? All right. Well, here's the brain, the area PZ that we're looking at there. And you can see the red coming in and out, that sort of thing. This is the playback of the EEG. So we've taken her eyes closed EEG, and we're now playing it back. So we went through and pulled out the pieces that I wanted to show, and I said, okay, make this little movie for me and show it. Now let's look at the after as well. Okay, so here's the after. All right, so that's the after. Let's go to the before. You see it? There's the before. You see all the red there? And afterwards, we see this. All right. It's blue good. Now, being the scientist that I am, what does the red mean, Jeff? the red means it's 4 standard deviations above what's considered normal. It's just very, very active. Okay, it means activity. Okay, got it. Right. Thank you. So we could get into what kind of activity. It's just very, very active, and it's dealing with focus, concentration, and attention. Okay? So this means the brain's doing this. Okay, that's a scientific term. Okay. Thank you. I like that. All right. I like that term. All right. So being the scientist I am, that's not good enough for me. I want to see the whole picture. Okay? You can see the little heads up here, and this one right here in delta. We're going to watch that as it plays through the sequence of events here. Additional things that are down here that we're looking at are coherence. Coherence is how the brain processes information. Okay, thank you. So there is a hypocoherence and a hypercoherence. The blue here indicates that we have a hypocoherence. So what we're seeing happen is the brain is just doing its normal thing. So the phase and the coherence is what allows that higher level of consciousness. So in measuring thousands of advanced meditators over the last couple of years and talking to them and looking at their brain maps, we've been able to determine that this relationship between phase and coherence is very important. We've also done some things with heart math where we've had people wear this heart device for 24 hours, and we would map them during the brain when they were doing meditations. And they would be meditating for 2 hours at a time in a room like this. So we would have 450 people, and we're measuring some of these people and
at the relationship, and when people had these profound experiences, when they were able to have kundalini energy, and we've mapped these things, we have validation of them, that the phase and the coherence become very important, and we would see an alignment of the phase and the coherence in what I just showed you, and the heart coherence. So when there is complete heart coherence and brain coherence, then people start to have these magical experiences and start to have energy lining up. And this is about, so when you talk about aligning the energy in the chakras and coalescing that energy, this is what we've been looking at. And so what I'm seeing in this bars situation is not only a complete physical alignment, but I'm talking about the alignment with the universe, because there's a part of the brain called the thalamus that regulates all of these frequencies. And the thalamus, at the top of the thalamus, is a thing called the thalamic gate. Now, at the thalamic gate, there are a set of what we call reticular cells. These reticular cells allow other cells to bind to them, and so there's axonal columnar cells that grow up out of the brain, and it comes out right here. And what do we call that? The crown chakra. That's the antenna. So when there is what we call oscillation, vibration from the field, and it's coming in through your crown chakra, going down to the thalamic gate, into your brain, and all of the frequencies are distributed there, then it becomes resonation. The cells in your body are resonating with that energy. So when you have a thought, where does it come from? It starts down in the subcortical regions of your brain. It goes up through the thalamic gate, comes out here, and interacts with the field. Okay, you still with me? Remember yesterday I was talking about 17 seconds? If you hold that energy and you're putting that energy out for 68 seconds, that is wave energy that's coming out, right? Once you hold that amount of time, the visualization that you just heard and that you just did, that kind of visualization, if you hold that for 68 seconds, it now has enough mass energy in the brain to affect particle energy. Okay, that's where the transition comes in. So the longer you hold these thoughts, the longer you work with them, whether it's visualization, mind movies, whatever your technique is, the power of that is absolutely astronomical. Now, to be able to coalesce that energy and to bring it together in what I just showed you is absolutely possible. And I believe we only have, the one person that we've processed so far. But as a scientist, I can tell you with what I've seen over the last 2 years and the thousands of people that I've worked with, this is absolutely amazing. And I'm sure that each and every one of you have the ability to harness this energy, to start working with that within yourselves, because it's not the magic of the science. The science just helps you let you know what is happening and how it's happening to you as an individual. Il trattamento che cosa fa? Quali sono i benefici del trattamento? Insegna ai nostri corpi a ricevere l'energia vitale senza barriere. Avete presente lo stress, la tensione che tutti i giorni possiamo sperimentare sul nostro corpo? Ecco, questo è dovuto proprio a delle barriere invisibili che noi non tocchiamo tangibilmente, ma che possiamo percepire attraverso quel carico, quella sensazione di carico che sentiamo sui nostri corpi. Ecco, una sessione di bars ci porta a sdraiarci e ad affidarci completamente e quindi a ricevere tutta quell'energia che ne deriva dal tocco di questi 32 punti senza più barriere, e questo porta a ribilanciare l'energia, il corpo e la mente, che sono le 3 aree con le quali viviamo la nostra incarnazione. È come se premessimo il tasto reset sul nostro computer, dove tutti i pensieri, le sensazioni e le emozioni che ci tengono bloccati in schemi continui che si ripetono e all'improvviso appunto vengono sciolti. Sono meccanismi che vengono sciolti, come se resettiamo. Migliaia di persone hanno usato gli access bars per cambiare molti aspetti della loro vita, incluso salute, sonno,
peso, denaro, stesso, relazioni, ansia, stress e tanto altro, perché tutti i vari punti che andiamo a toccare in realtà corrispondono a tutte queste aree della nostra vita. Quindi oltre che a essere un tocco fisico, mentre andiamo a toccare quei punti stiamo rilasciando, come abbiamo visto, pensieri, sensazioni, deframmentando le cariche elettriche di tutti quei pensieri che stanno bloccando tutte queste aree tangibili della nostra vita. Dopo un trattamento, come dice Gary, dottor Dane, dopo un trattamento nella peggiore delle ipotesi ti sentirai come se avessi ricevuto un buon massaggio, il che quindi non è male, ma nella migliore delle ipotesi tutta la tua vita inizia a cambiare, ed è quello che è successo a me e a tantissime persone intorno a me. Ma vediamo perché fare il corso. Quindi oltre a ricevere un trattamento, che è l'approccio iniziale che consiglio a chiunque poi sta cercando anche qualcosa di più importante, come quello che ho deciso di fare io e tanti altri colleghi, di iniziare a divulgarlo, a essere noi stessi i portatori di questo cambiamento. Che cosa succede? Che cosa avviene quando una persona diventa operatore? Intanto processare e ricevere con facilità i cambiamenti che stai scegliendo ti porta a diventare un operatore, a potenziarti come operatore, ma ti porta proprio a divulgare e a trasferire nelle persone questo cambiamento in maniera tangibile. Diventare operatore ti permette di aiutare intanto le persone più vicine a te e coinvolgere addirittura la famiglia, come vedremo da alcune foto che vi posterò. Io ho facilitato intere famiglie, gruppi di 4, addirittura 5 persone che insieme hanno scelto di lavorare per avere più consapevolezza, per migliorare le loro relazioni, per portare più leggerezza all'interno della famiglia. Nella mia famiglia, inoltre, gran parte dei bambini hanno imparato a fare il trattamento, compreso 2 dei miei figli e anche i miei nipotini. La mia nipotina più piccola ha fatto il corso che aveva 4 anni. Eccoli qua. Qua vedete mio nipote e mio figlio mentre si fanno lo scambio il giorno del corso. E qua c'è la consegna dei diplomi, qua c'è mio figlio che mi fa da assistente per un corso con una signora di una certa età. E il corso ti permette di crearti anche un business e continuare a lavorare sempre su te stesso, perché ogni volta che lavoriamo sui nostri clienti andiamo anche a distruggere e a creare tutti i punti di vista che abbiamo in comune con loro. Quindi mentre lavori sul cliente, tu in realtà stai continuando a lavorare anche su te stesso, senza invadere lo spazio dell'altro, ma come una facilitazione a vicenda. Come sarebbe se fosse possibile cambiare qualsiasi cosa? Come sarebbe se tu sapessi qualcosa che nessuno sa? E se fosse il momento di esprimere e scegliere tutto quello che sei venuto qui per essere? A questa e a tante altre domande risponde il trattamento BARS. Il trattamento non ci dà informazioni verbali, ma ci porta a dei risultati tangibili che man mano possiamo monitorare nel tempo. Adesso vi mostro qualche foto ricordo degli ultimi percorsi fatti. Questa è Roma. Io svolgo questo lavoro da facilitatrice in tutta Italia, ma le sedi principali sono Roma e la Sardegna. Qua vedete veramente un bellissimo gruppo e qua siamo nella fase della teoria, insomma. Poi iniziate a vedere qualche giovincello, ecco qua ci sono anche più piccini. Qua questo è un corso in Sardegna, qui sulla mia destra, l'altro sempre a Roma, un'intera famigliola come vi ho detto prima. Qua stiamo facendo pratica e qua siamo a Milano, un gruppo di 5 persone che ha deciso di fare il corso e quindi ci siamo spostati insieme a Fabio, il mio compagno. Qua sempre operatori che hanno deciso di fare il corso, anche qua abbiamo sempre una famigliola.
E qui traspaiono le nostre facce gioiose, perché quello che accade, la cosa bella che ho notato con questi trattamenti è che si risveglia una gioia interiore, si risveglia la voglia di divertirci, quindi non è solamente il corso, ma è anche tutto il condividere il pasto, addirittura collaborare per sistemare gli ambienti. Insomma, succedono delle cose veramente, delle cose magiche, e avvengono tutte in maniera spontanea. E qui ora vi faccio vedere qualche intervista di qualche operatore che ha iniziato ad operare come appunto operatore, quindi ci raccontano i risultati che stanno ottenendo su di loro e quello che stanno aiutando ad ottenere ai loro clienti. Quanto tempo fa hai deciso di fare il corso, Alfonso? Il corso l'ho fatto circa 1 anno e mezzo fa. Mi ricordo che tu non avevi fatto neanche un trattamento prima di decidere di fare il corso. No, io non conoscevo assolutamente niente, mi sono affidato a te perché quel periodo avevo comunque delle situazioni che mi portavano tanto stress, e avendoci già avuto esperienze in materia di stress, cercavo fortemente una soluzione che mi permettesse di equilibrarmi e soprattutto di riparare quelle situazioni che mi generavano questo stress. Ricordo in primis fra tutte quella familiare, che è stata completamente stravolta dopo il corso, no? Quindi ecco, ti volevo chiedere proprio questo. L'area in cui ha impattato prima di tutto è stata quella della famiglia, giusto? Sì, è stata quella, anche perché è quella la prima che ho affrontato, e devo dire che con grande successo, grazie non solo alla chiarezza mentale che ho avuto dopo il corso e dopo il trattamento, ma anche capendo come funziona Access, utilizzando delle domande o delle paroline magiche, sono riuscito veramente a trasformare una situazione che era arrivata allo stremo, e mi ci dispiaceva soprattutto perché in famiglia, comunque con i genitori, non è mai bello avere degli attriti, no? Ecco, tu hai parlato di paroline magiche, no? Andiamo un po' a parlare al pubblico che magari che abbiamo l'interruttore magico. In realtà quelle parole di cui parli sono proprio tutta una serie di mantra, che sono dei veri e propri strumenti che sono abbinati al trattamento, e quindi vengono anche processati durante la classe di base, e sono strumenti che poi generalmente iniziamo anche a passare in famiglia, no? Nelle famiglie dove questo comunque viene concesso, perché comunque la crescita, l'evoluzione è sempre una scelta personale. Però quello che riusciamo a fare con Access è che nonostante magari gli altri intorno non fanno neanche il corso, però quelle formule iniziano ad utilizzarle e questo funziona, no? Ci facilita il lavoro. Sì. E loro... Sì, quello ormai fa parte della quotidianità. Anche mia mamma ormai ogni tanto mi guarda e mi dice: come può essere meglio di così? E come può essere? Tra l'altro tu sei uno di quei genitori che ha scelto di portare anche la figlia, quindi anche tua figlia ha fatto questo percorso, no? Sì, anche lei ha fatto questo percorso e ogni tanto ci scambiamo i trattamenti a vicenda. Ecco, quanto è importante poter avere qualcuno dopo il corso per scambiarselo, perché sicuramente in 8 ore di corso c'è una bella energia, si impara tanto, però quello che raccomandiamo sempre, no, è o portati un membro della famiglia o comunque creiamo gruppo, perché oltre a utilizzarlo come stai facendo tu per lavorarci, no, per divulgarlo come business anche, no, però è fondamentale continuare ad usarlo lo strumento, no, perché altrimenti facciamo un po' come quando ti compri uno strumento musicale, non vuol dire che se hai lo strumento a casa che sei un bravo musicista, lo devi utilizzare, no? E allo stesso modo funziona così per i bars. E quali altre aree ha toccato il percorso, oltre a quello familiare? Da quello familiare poi che cosa si è sistemato ancora? Che cosa è successo?
Da quello familiare si è sistemato, diciamo a tratti si è sistemato quello economico, e lì ho avuto veramente anche lì delle prove di quello che può accadere con questi trattamenti, ma la cosa più bella è ho sistemato anche la sfera sentimentale, quindi ad oggi ho trovato una compagna, anche lei è venuta a fare il corso e proprio pochi giorni fa ci siamo scambiati il trattamento Riva al Mare, che è una cosa fantastica, e si vive anche la relazione in maniera totalmente diversa da come siamo abituati noi, no? Già in coppia, quando entrambi utilizzano questo strumento, ha tutto un altro sapore. Che meraviglia, quindi siete in 3 adesso. Quindi siamo in 3, ad oggi siamo in 3. E chissà che cosa può succedere nel corso del tempo, no? Quali sono i tuoi obiettivi dopo che sei diventato operatore? Cosa vorresti realizzare? Allora, i miei obiettivi sono quelli di far conoscere questo trattamento a più persone possibili, perché è veramente magnifico, non so proprio come definirlo, a maggior ragione che anche un neuroscienziato ha fatto degli studi al riguardo e ha diciamo analizzato gli effetti a riprova dei più scettici. Ad oggi credo che sia uno dei pochissimi strumenti che abbiamo a disposizione per migliorare la nostra vita, ed è giusto che lo conoscano più persone possibili. Tra l'altro so che tu vorresti diventare anche un facilitatore, no? Quindi una persona che come me facilita anche i corsi, quindi non solo fare i trattamenti, è corretto? Sì, ormai ho sposato questa filosofia di vita, perché ormai Access, il trattamento e tutto quello che c'è oltre il trattamento dei bars fa parte della quotidianità, quindi non passa giorno che non leggo il manuale del dottor Dane, non passa giorno che non parli a qualcuno dei risultati che ho ottenuto con i trattamenti, ma anche mio figlio, ecco, lui ha l'ADHD. A scuola, dopo che ha ricevuto 2 sessioni di trattamento, ho parlato con i professori, mi hanno fatto i complimenti per la trasformazione, ci hanno fatto i complimenti perché alla fine per la trasformazione che ha avuto, e mi ha fatto estremamente piacere. Ovviamente a loro non ho parlato di questo trattamento che ha ricevuto, ma mi ha fatto piacere che comunque, ecco, persone ignare abbiano riscontrato in lui un miglioramento, e per me è stato un grande risultato. Anche io mi associo a un ragazzo di 14 anni e devo dire che spesso, quando vedo che a scuola ha difficoltà nel relazionarsi, ma anche proprio nell'andamento scolastico, gli propongo di farlo, e devo dire che lui stesso, insomma, racconta di avere dei buoni risultati, quindi ce lo scambiamo pure io e mio figlio, no? Luciana è una di quelle persone che ripete spesso il corso BARS, e oggi ti volevo chiedere come mai hai scelto di fare questo percorso, che cosa ti ha portato a fare il corso, a scegliere di fare il corso BARS? Allora, ho scelto il corso BARS per curiosità, soprattutto, invitata da un'amica più volte, e volevo sapere questi 32 punti, 36 punti della testa che avrebbero dato un input alla mia energia, come funzionava. Quindi tanta curiosità, e poi l'ho messa in pratica. Bene. E qual è la cosa qual è la parte della tua vita nella quale hanno impattato di più i BARS? Allora, energeticamente mi hanno dato una visione più ottimista della vita, la possibilità di poter risolvere delle situazioni che erano rimaste ferme e non riuscivo ad andare avanti, e poi mi hanno incentivato quell'ottimismo che fa parte del mio essere, che era rimasto assopito da una parte all'angolo perché alcune cose non andavano bene, il che questa cosa mi ha sbloccato, ma non solo nel momento con cui ho fatto i BARS, nei giorni successivi. Per quello ogni volta che ritorno a fare il corso sento proprio un riattivare di tutte le energie presenti nel mio corpo, insieme a un benessere fisico che non è male.
Da quanto tempo sei operatrice BARS? Da un anno. E cosa hai fatto durante quest'anno? Hai praticato con costanza? Ti sei arresa qualche volta? Come l'hai affrontato, insomma? Allora, ho praticato non con tanta costanza per gli impegni di lavoro, però ho cercato di praticare un minimo per mettermi in esercizio e mandare avanti questa energia che va e viene facendo i bars. E che cosa ti ha spinto a consigliarlo alla tua amica Nerina? Per i vantaggi che ne ho ottenuto, quando ho sentito una persona come la mia amica che è riuscita, anche lei stava in una situazione in cui aveva bisogno di un incentivo, di qualcosa che gli spronasse ad andare avanti, ho pensato che gli avrebbe fatto bene come ha fatto bene a me. Anche perché tu sei già in questo mondo, no? Lavoro con l'energia. Avevo proprio bisogno anche di nuovi stimoli per il lavoro, perché a volte si esaurisce proprio sei stanca, no? E quindi hai bisogno proprio di recuperare forze e anche riattivare il cervello, alimentare, ok? Con cose belle. E questa è stata una bellissima esperienza per me, veramente bella, costruttiva. Di tutti gli strumenti che hai appreso oggi nel corso, qual è quello che ti ha colpito di più? Ma era quello proprio della creatività, di riattivare la creatività e la serenità della persona. Quella è la cosa che mi ha colpito, perché effettivamente ci stiamo intristendo tutti e a volte senti proprio il bisogno di ridere, di giocare, di divertirti, che non c'è più, capito? Ed effettivamente questo è quello che fanno i bars, riattivano l'energia del divertimento, sì, che è un tipo di energia che in questa realtà, come dicevi tu, è stata spenta, no? Sì, sì. Poiché abbiamo già tutti questi bagagli dentro, quello che andiamo a fare con i bars è proprio quello di togliere la nebbia e quindi quelle energie che abbiamo dentro riemergono. Quindi non è che andiamo ad imparare qualcosa che non abbiamo già, è già qualcosa dentro, vanno soltanto riattivati, conoscerli per riattivarli, perché non li conoscevo, sentivo soltanto il bisogno di qualcosa che mi riportasse una voglia di vivere, che ultimamente si è spenta un po' a tutti quanti. Perché ti respira un mal di vivere. Non dico tutti, però la maggior parte delle persone sì. Cioè è un momento difficile, un momento dove la coscienza, bisogna risvegliarle queste coscienze, ma con allegria, non appesantirle, capito? Quindi abbiamo bisogno di leggerezza. Ed eccoci qua. Se quello che hai visto ha suscitato in te dell'interesse e vuoi approfondire sia nel ricevere un trattamento e quindi capire dove sono gli operatori magari più vicini a te per iniziare intanto ad approcciarti con un trattamento, o vuoi ancora meglio conoscere come poter le date e i luoghi in cui verranno svolti i prossimi corsi, ti lascio un link nei commenti, prenota una chiamata con me dove ti darò tutte le indicazioni sulle prossime disponibilità, i luoghi e gli orari di dove si terranno i corsi. Grazie e buon proseguimento.